Ciao a tutti, sono sempre io, Tommaso Valium, sempre comunque solo povero. Raga, finalmente è finito questo Sanremo e sono qui per parlarne in maniera generica ora che è finito tutto quanto. Non ho potuto fare video prima, in realtà ci avevo provato, ma alla fine mi sono detto sta edizione non se merita, chissà quanta FOMO, hype, eccetera, ne parlerò alla fine. Dunque, prima di cominciare, se non mi conoscete ragazzi, iscrivetevi al canale, facile, veloce e gratis, e ci aiutiamo tra poveracci. Tutti gli altri miei social li trovate qui sotto nel link in descrizione. Principalmente utilizzo questo, ma tutti gli altri li trovate qui sotto al titolo, trovate tutti quanti i miei link, i miei vari Instagram, quello personale, quello invece dedicato principalmente al canale che è in via di sviluppo, eccetera, eccetera. Allora, intanto partiamo subito con una domandona. Cosa ne pensate voi di questo Sanremo 2026? Vi dico subito la mia, raga. Per me, oggettivamente, una delle peggiori edizioni che abbia mai visto, e ci tengo a fare questa precisazione perché io non sono uno di quelli che ha iniziato a seguire Sanremo quando era diventato ormai virale, era diventato più social ed si era un po' svecchiato, diciamo, quindi non ho iniziato a seguirlo da quello che è stato il rinascimento di Sanremo con Amadeus, ma l'ho sempre seguito, per i cazzi mia tra l'altro, perché in casa non è una cosa che interessa particolarmente, se non cioè giusto qualche serata, ma non tutto, non viene particolarmente seguito con chissà che foga, e quindi già quando ero piccolo tendevo ad arrangiarmi nel seguirlo perché ci tenevo, è sempre stata una mia grandissima passione. La musica, lo sapete per chi mi conosce, e quindi l'ho sempre seguito anche in anni in cui non era così giovanile, in cui le canzoni erano particolarmente pallose, ma mai come quest'anno, raga. Quest'anno veramente il livello di palle piene è altissimo. Non è solo per gli artisti, e ci tengo anche a dire che secondo me non bisogna mai incolpare gli artisti. Non è colpa degli artisti che hanno portato una canzone più pallosa di altri anni o in generale, e non è colpa degli artisti né la scelta né lo stile che hanno voluto presentare a questo Sanremo. Loro presentano solitamente una o più anche canzoni, dopodiché il direttore artistico, in questo caso Carlo Conti, sceglie le canzoni, anche più canzoni di un solo artista. Quindi la direzione ha deciso quest'anno che dovevamo sfracassarci le palle. È evidente. E come dicevo prima, non solo per le scelte musicali, ma anche per la conduzione stessa, raga. Cioè, la Pausini ci ha provato in tutti i modi, tutte le sere, ma fallendo, perché Carlo Conti, cercava sempre di non farle avere troppa presenza. Secondo me, questa è una cosa che ho percepito io, nel senso che Carlo Conti pareva sempre che volesse togliere spazio alla Pausini, ma come anche a tantissimi altri ospiti, onestamente. E la conduzione di Carlo Conti è una conduzione secondo me molto svogliata, e si vede troppo che non ne aveva più voglia, che lo fa principalmente secondo me per denaro, o almeno questa è quella che è la mia impressione, poi voi ditemi la vostra. Perlomeno grazie a Carlo Conti le puntate non finiscono alle 4 del mattino come succedeva con Amadeus, però tutto troppo piatto, veramente un piattume assurdo quest'anno. E secondo me non ne ricavano niente di buono nemmeno gli artisti in gara da tutto questo piattume. Perciò sarò molto veloce, perché secondo me, ma poi magari voi ditemi il contrario, e sono felice in caso voi mi diciate che non è così, ma secondo me non ci dobbiamo dilungare troppo su questo Sanremo, ed è anche il motivo per cui non ho voluto perderci particolarmente tempo, sono onesto. Ci tengo comunque a dire la mia, e ci tengo a dare risposte ad alcuni di voi che mi hanno chiesto cosa ne pensassi, eccetera. Perciò, eccoci qua. Io inizierò a casissimo per com'è la playlist qui di Apple Music, e elencheremo le varie canzoni e vi dirò cosa ne penso. Quindi iniziamo con Naturale di Leo Gassman.
Ora, io non ho intenzione di ascoltarmele tutte, quindi vi dico velocemente se me le ricordo, tra l'altro, perché una delle grandissime difficoltà di quest'anno, ammetto, è ricordare più di 4 canzoni. Quindi, Naturale di Leo Gassman. Lui in realtà è molto bravo, raga, però non mi è arrivato. Mi è piaciuto però il siparietto un po' queer coded, anche se un po' queer baiting, che c'è stato nella serata cover. Serata cover come sempre la migliore di come ogni anno comunque. E tanti dicono, finalmente perché ci sono canzoni belle. No, secondo me non è quello, è che vedi gli artisti un po' più tranquilli e un po' più liberi, tra le altre cose. Ah, tra l'altro è stato annunciato Sanremo estate, si salvi chi può. Cioè, ma ridateci Festival Bar, ma che cosa me ne frega di un'altra volta gli artisti tutti agitati con i pali nel... Festival Bar era bello perché gli artisti andavano proprio da estate, tranquilli, spensierati, portavano le loro canzoncine e andavano da Dio, tra l'altro. Rivogliamo quello. Chi ha deciso sta cosa di Sanremo estate? Santo cielo. E invece per De Martino, piccola parentesi, De Martino prossimo anno Sanremo, io ripongo grandissime speranze e aspettative, Stefano, you know, cioè, dagli una svecchiata, te prego. Poi abbiamo il meglio di me di Francesco Renga, e io sono il male di me, e quindi, caro Francesco, giusto per essere i contrari, i perfetti contrari, tesoro, assolutamente dimenticabile. Riconosco il talento, è un grande artista, però no. Poi, ora e per sempre, qualche canzone l'ascoltiamo, tranquilli, è che ora vado un po' sparato perché tanto ce ne frega poco. Intanto Raf ha fatto un patto col diavolo e io voglio lo stesso demonio che ha evocato, o chirurgo estetico, qualunque cosa sia, perché a 70 anni così, con quella face, please, give me, I want that. Ora e per sempre di Raf, a me in realtà non era neanche dispiaciuto troppo, però sicuramente non una delle cose più memorabili. Abbiamo qui la regina Patti Bravo con Opera. Allora, io la amo. Raga, io la amo, la Patti, però che le volete dire, non ce la fa più, questa è la mia impressione. D'Argent Amico, ai ai. Allora, io qui voglio fare un discorsetto, perché D'Argent prova a fare una canzone contemporanea che parla di attualità, dell'AI e quant'altro, ma è troppo vaga, è troppo banale secondo me, e lui ha fatto molto di meglio. Quindi no. Devo dire che questa volta non mi è troppo arrivato, per quanto lui mi piaccia da morire. Quindi comunque lo avrei tenuto alto io nella mia personalissima classifica, anche perché trovo che sia una delle poche che ti rimane in testa, e già questo è un dato. Però per il tema si poteva fare meglio, ecco, tutto qua. Le cose che non sai di me di Mara Sattei. Allora, io ve lo devo dire, forse è una unpopular opinion, ma per me il peggior artista di questo Sanremo, e non tanto per incapacità o mancanza di talento, anzi, è stata proprio Mara Sattei. Cioè, qualcuno le ha lanciato delle macumbe o comunque le ha fatto scegliere cose che no. A partire dai look, io non ho mai visto Vivienne Westwood così basic in vita mia su una persona. Cioè, trasformare Vivienne Westwood nella clean girl è una cosa che io non mi auguravo di vedere. Quindi styling horror. Poi le calze che va la prima sera, boh. La canzone è secondo me, ve lo giuro, è la più pallosa di tutto Sanremo. Ma poi secondo me non si adatta alla sua voce questo genere. Non lo so, raga, c'è qualcosa proprio... ha quasi un che di karaoke. Io ora spero di non insultare troppo, però...
assolutamente latte alle ginocchia per quanto mi riguarda. E infine serata cover. Serata cover, assolutamente no. Assolutamente no. Cioè, l'ultimo bacio di Carmen Consoli è uno dei pezzi miei sicuramente preferiti del panorama italiano da sempre, ma è uno dei pezzi più grandi italiani che abbiamo avuto in tempi moderni, diciamo. Ora sono passati anche un bel po' d'anni dall'ultimo bacio, però non è una canzone degli anni 60, 70, ecco. Ed è un pezzo di Cristo. È un pezzo di Cristo. Già sceglierlo vuol dire tanto. Andare a cambiare l'ultimo bacio, pericolosissimo, ma si può premiare il rischio, se non fosse che il risultato è stato, a mio parere, atroce. Assolutamente atroce. Giuro, dell'ultimo bacio le fanno cover anche i Sassi ormai. Mai sentita versione peggiore in vita mia. Mai sentita versione peggiore. Non c'era il mood, non c'era il dramma di Carmen Consoli, non c'era la passione, non c'era proprio la teatralità della Sicilia di Carmen Consoli, che comunque, qualsiasi sia il tipo di brano che interpreta, si percepisce, anche se è una canzone per un film e quant'altro. I versi modificati erano di bassissima qualità, secondo me. Anche a livello proprio testuale, Carmen Consoli è una signora penna. È Cristo santo, la Treccani impiantata in musica, e quindi serve un dizionario importante, e se tu non sai tenere il confronto fai altro. Mi dispiace, ma quello è stato veramente, cioè nella serata cover lì ho proprio detto Mara Satei è la peggiore di quest'anno, punto. È la peggiore di quest'anno per qualsiasi scelta, dallo styling alla sua canzone alla cover. Non ci siamo. Per me è stato tutto veramente non richiesto, e mi dispiace se sono cattivo, ma in realtà non so poi se arrivano questi spot, queste critiche, non solo da parte mia, è che le ho viste anche da parte di altri, un po' grazie a Dio, perché vuol dire che almeno abbiamo tutti quanti un po' le orecchie uguali, a volte, perché poi su altro assolutamente no. Però sulle cose gravi evidentemente sì. E allora tutte le critiche che le stanno arrivando, io in realtà mi auguro che gli artisti le percepiscano come un ok, questa cosa non è andata, bisogna fare un altro tipo di ricerca. Mi auguro in questo, non tanto nell'asfaltare o altro. Andiamo avanti. Ho parlato anche troppo di Mara Satei, ma ci tenevo, perché ci sono rimasto male, avevo aspettative completamente diverse per lei. Resta con me di Bambole di Pezza. Però qua mi volete cattivo. Allora, Bambole di Pezza in realtà a me piacciono, ma questa canzone in puro mood modà da loro, ma cosa me ne frega? Cosa mi rappresenta? Cosa mi serve? Non mi serve a niente. Non mi è piaciuto. Il testo è prima media, veramente no. E poi non c'è rock. Cioè, raga, non c'è rock. Super raffazzonata, no. Poi abbiamo Ogni volta che non so volare di Enrico Negiotti. Allora, in realtà questa delle canzoni ballatone la potremmo anche salvare, se non fosse che io faccio una difficoltà enorme a ricordarmela, ma penso principalmente perché non mi arriva a me la voce di Negiotti, non mi ha mai detto molto, però onestamente non mi è mai dispiaciuto, cioè non mi ha mai pesato troppo.
anche se era una ballad, strappalacrime, eccetera, eccetera. Il tema è anche carino, un po' qualunquista, ma it's fine. Andiamo avanti. Prima o poi Michele Bravi. Ecco, lui, se Mara Satei è la peggiore, per me Michele, per quanto lui mi stia veramente super, super simpatico, io non ne posso più. Michele, io non ne posso più. Non ne posso più di vedere a Sanremo queste palle, ok? Questo personaggio, questi uomini vittime, questi uomini lagnosi, queste voci spezzate, proprio portate al melenso quasi, veramente esasperate. No, io non ho approvato, la canzone è assolutamente dimenticabile per quanto mi riguarda. E tra l'altro posso dire, cioè, capivo il Michele Bravi un po' deprex fino a qualche anno fa per brutte vicende me ne rendo conto. Ma ad oggi tu guardi Michele Bravi ed è una persona raggiante, è una persona solare, è una persona coinvolgente e anche lui, partiamo proprio dallo styling. Cioè, tra l'altro Marras lo vestiva, che voglio dire, Marras a me piace da morire. Ecco, su di lui sembrava un pigiama. Poi la face fatta a, non lo so, uno sferato. Basta, Michele, basta cercare di sembrare... Ok, basta. Sei una persona raggiante, ma fammi vedere questo bagliore, questa voglia di vita che ce l'ha lui. E capisco anche l'animo profondo nel momento in cui sono artista e non sono persona reale, però non sempre. Non è possibile che a Sanremo sia sempre così. E ripeto, magari non è neanche colpa sua, magari aveva presentato più di un pezzo pure lui. E questo è quello che ha scelto Carlo Conti Carlie. Però per me è un po' un trito e ritrito, un già tanto visto da Michele Bravi. E sicuramente la canzone non è una delle sue più potenti. Quindi per me, dimenticabile. Poi abbiamo... finalmente, qualcuno che mi piace da morire. Mio fratello, ok? Ok, my brother, Chiello con Ti penso sempre. Sì, raga, voi non l'avete capito lui, non lo avete capito. Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te. Ti penso sempre. Queste vibe emo, Super 2000, io adoro, raga. Allora... molti di voi che mi conoscono potrebbero dire ma sei di parte, perché sì, insomma, lo sapete perché. Però no, devo dire che secondo me invece il pezzo è molto bello, è orecchiabile, il video musicale è stupendo, ok? Per chi mi conosce sa più dettagli. E lui era... tanto vestito da Dio, secondo me l'uomo più bello che abbiamo avuto a questo Sanremo, questa vibe anime, sapete che è la mia merda, quindi ho amato. Ha cantato bene, senza autotune, finalmente un uomo senza autotune, grazie, e che tra l'altro le intonava bene o male tutte le note. A me è piaciuto, raga, io approvo veramente molto. Qualcun altro che mi è piaciuto, Maria Antonietta e Colombre, La felicità e basta. Bassissimi in classifica, sono sconvolto, veramente. Questa cosa un po' hippie, adoro. Baby, facciamo insieme una rapina, baby. L'amo. Non lo so, quella cosa un po' sigla dei cartoni animati, un po' hippie, mi piace molto, molto nelle mie corde, è una cosa cute, li ho adorati. Avvoltoi di Eddie Brock, santi Dio. Allora qui, permettetemi un commento cattivo, qualcuno a volte dovrebbe tornare a fare corsi di canto. Oh, finalmente abbiamo la sigla di One Piece all'arembaggio. Italia Starter Pack di J-Ax. Raga, ve lo giuro che io non sento altro che questa. Un solo grido, ciurma. Italia Starter Pack.
Raga, io sento troppo quella, ve lo giuro. Oh, 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 oh. È un pirata che mi... Ciurma! Andiamo tutti, forza all'arembaggio, forza! Tipo abbassata di un tono e rallentata. Quella è. Oh, ma raga, ma che belle queste, finalmente qualcuno che mi sveglia. Voilà! Della Lamborghini, raga. Voilà, è una hit. Allora, ovviamente è un po' meme, nel senso, lo sappiamo, è Elettra Lamborghini, Cristo santo, però ve la ricordate? Cioè, voilà, si ricorda, quindi per me è già un punto in più rispetto a tanti altri, ma la vera vincitrice serata cover è stata lei con questa genialata, raga. Cioè, io qua sono esploso. Vabbè, vi vedo, Siete pronti? Perché io c'ero e ho fatto esplodere il cervello a mia madre da bambino. Migliore, raga, la migliore, una delle migliori perlomeno, e ho amato, e tra l'altro adoro che in Spagna sono tipo impazziti, giusto così. Ma perché nessuno ballava all'Ariston? Ma siete pazzi? A Serie. Raga, Serie è stata la hit di sempre. No, io veramente, cioè lei genio, scelta fuori da ogni grazia di Dio, l'ho amata, amata. Bravissima Elettra, la più simpatica di sto Sanremo, quella che ha fatto più casino e quella che ha fatto scelte più pop in assoluto, l'ho amata. Il miglior Sanremo di sempre per Elettra Lamborghini. Elettra, ti vogliamo co-conduttrice o conduttrice, non lo so. Ma chiamatele e basta, ma probabilmente Elettra Lamborghini arriva anche se è gratis, tanto non è che le mancano, capito? Non gliene frega niente, vuole solo far divertire la gente. E that's an artist for me. Stellina di Ermalmeta. Allora, sarò onesto, pensavo peggio, mi è molto piaciuta, mi è rimasta in testa. Non simpatizzo troppo per Ermalmeta, per quanto i suoi temi siano sempre importanti, per fortuna in questo caso, perché in questo Sanremo serviva, cioè tutti amore, nessuno che mi parla di quello che sta a succedere. Cioè, ma dove viviamo? Siamo dissociati? Non lo so, tra l'altro ho trovato di un cringe. Io non lo so cosa avrei fatto, raga, però era pesante l'ultima sera per quello che è successo. Sabato, l'ultima sera, non lo so, sembrava qualcosa di distopico, quasi irreale guardare Sanremo mentre c'erano queste notizie. E ok, comunque, Ermalmeta, che non mi fa impazzire, però, onor del vero, è una bella canzone. Oh! Questa sottovalutatissima, la nuova Noi siamo figli delle stelle, Animali notturni di Malika Yan. Posso dire? Can I say? Malika mi ha molto stupito, Cioè che è tornata così danzereccia, ho adorato. E poi bellissima con lei. Ci sta, con questo stile. Uomo che cade di 13 Pietro. Boh, l'hanno tanto osannato, io... non lo so, è ok, non ci perderò tempo. Poesie clandestine di LDA e H7. Vabbè, e questo è il momento estivo. Però raga, è marzo. Però posso dire, mi hanno svegliato, tanto basta per dire va bene così, grazie, come anche Samurai J con Ossessione. Io l'ho amato, tra l'altro. E lui mi è piaciuto tantissimo serata cover, con la Belen. Io ho amato, Vabbè, ma raga, posso dirvi? Almeno si balla. È che non simpatizzo troppo per l'autotune a Sanremo, onestamente, but molto meglio di tanto altro. E Baila Morena comunque cover, secondo me è stata una scelta azzeccatissima,
mi è piaciuto tantissimo, sia come l'hanno interpretata, tutto, il mood generale, una bella svegliata anche per la serata cover, secondo me. Prima che di Night. Sai cosa perdi, forse tardi, dicevi ce la fai, non lo so, la realtà non si vede finché io non ti vedo. Allora, Night è sicuramente un nome, si sa, però non è brutta, anzi è molto orecchiabile, me la ricordo dalla prima sera. Devo dire, non lo so, a una certa secondo me non era neanche più troppo richiesto, ma molto meglio di altri, ecco, se proprio dovessi dire, tipo, molto meglio Night che Luché. Raga, ma Luché con Labirinto, che merda ha fatto? Ma che cos'è? E io, cioè, a me non dispiace neanche Luché, sono onesto, ma questa canzone, l'interpretazione, oh mio Dio, raga, oh mio Dio, e andiamo avanti. Come anche Tommaso Paradiso con i romantici. La canzone non mi dispiacerebbe se non fosse che prima l'ho sentita dal vivo. E dal vivo, caro mio, non la sappiamo fare. Non la sappiamo fare. Non mi ha fatto impazzire, devo dire. E nemmeno l'ultima luna, tra l'altro del mio adorato, amatissimo Dalla. Non lo so, è tipo quel cantante indie che vuole fare un po' troppo il cagalto e non mi è arrivata onestamente, per quanto io non abbia niente contro Tommaso Paradiso, periodo giornalisti, c'ero in fissa e tutto. Ecco qua mia madre, parlando di Dalla, non poteva non palesarsi lei. Levante con Sei tu. Qui raga c'è da parlare, perché qui c'è della maestria, non da tutti. Partiamo dalla musica, questo riff, questo piano, bellissima scala, ma poi la vera magia lo fa il ritornello. Ma oltre che la vera magia la fa la voce, Cristo santo, ho già i brividi. Sentite come la canta. Performer, teatralità, la sta sentendo e ve la fa sentire. Io voglio questo. Cerco la mia postura, divento la paura. Ti schiacciano. E poi le mani mi ingannano. Per me è già un altro livello. Ma poi la scelta di fare questo pezzo più delicato per lei, più leggero, ma non veramente leggero. Apertura. Distorsione. Perché? Perché l'amore, ma se potessi dirti che ti amo, e allora cade. Questo è parlare con la musica. Questo! No, raga, per me è un livello ineccepibile come l'ha portata. Lei bellissima, mio Dio, era divina in queste sere, divina, in full Armani, uno più bello dell'altro, un po' di colore tra l'altro, grazie al cielo, perché non se ne poteva più di queste tonalità di beige, neri e bianchi, che palle, bellissima e lei davvero, per carità, prima ho detto a Sereie, però per me la vincitrice della serata cover è stata Levante con Gaia. Tralasciando la cosa del bacio che io ho amato e tutto quanto, bellissimo portare questa cosa lì a Sanremo, che poi sia stata trasmessa o meno è un altro discorso, ma l'interpretazione dei maschi, come l'hanno cantata, cioè, no, Levante è sempre sottovalutatissima, cioè, Claudia, amore, Claudia, sei stata un terremoto per me. Bellissimo, bellissimo che hai portato una nuova versione di te, più delicata, più romantica, un nuovo messaggio, bellissimo come l'hai presentato il tutto, come l'hai portato su quel palco, la voce, lo styling, la cover, te, Gaia, tutto. Meravigliosa, meravigliosa. Poi abbiamo Qui con me di Serena Brancali, che so che è un pezzo che è piaciuto a molti. Io riconosco l'importanza
e l'esigenza di dover comunicare una cosa del genere, che capisco. La pesantezza, il peso, la difficoltà, tutto. Però, raga, a me non è la Serena Brancale forse che preferisco, devo essere onesto. Però mi rendo conto che per lei fosse veramente importante essere questo quest'anno. E quindi brava, comunque molto molto brava, non la mia cosa. Poi abbiamo, mamma mia raga, che palle, ma basta. Oddio, la teiera. Male necessario, Fedez e Marco Masini che hanno sparato questo autotune effetto balena su Marco Masini, e poi quando non aveva l'autotune era full teiera, Moca che sta per esplodere quando canta. La canzone Due palle immense, solita canzone duetto di Fedez da tempi, insomma, neanche l'altro ieri, ma da sempre. Ci interessa di nuovo questa dinamica dell'uomo vittima che ormai ci stiamo portando avanti da tutta la carriera? No, a me proprio no. Ho trovato super cioè io non capisco l'hype, non capisco la standing ovation, non capisco niente. Io ho trovato super dimenticabile la loro presenza. La cover di Meravigliosa Creatura per me è stata violentata, sono onesto, cioè siamo passati a parlare dai maschi, sempre della Nannini, con una Levante e Gaia al loro top, a Meravigliosa Creatura completamente rovinata per quanto mi riguarda. E infatti non perderò tempo sulla teiera e andremo avanti. Chi ci resta? Oh, Fulminacci meraviglioso con Stupida Sfortuna. Questa è una hit, raga. Sotto la scusa, ma pensa un po'. Stupida sfortuna. Paura. L'ho amato, ho amato la serata con la Fagnani, bellissimi, bellissimo, un buonissimo Sanremo per lui, veramente una delle mie top. Ebbene, abbiamo Magica Favola di Arisa. Sì, io vedo veramente il vestito di Cenerentola qui, l'hanno detto tutti. Allora, posso dirvi, lei era stupenda in questo Sanremo. Per quanto riguarda Magica Favola, può anche non piacermi, ma onestamente lei potrebbe anche cantare la lista della spesa, sarebbe comunque da top 5, sempre comunque. Arisa è una delle voci italiane più belle che abbiamo e l'ha dimostrato anche quest'anno, è stata veramente, per quanto accademica, che non è una delle mie cose preferite, lo sapete, preferisco la teatralità di una Levante e magari non la perfezione accademica per quanto, però diamo a Cesare quel che è di Cesare, cioè è stata veramente incantevole e riesco a capire perché la canzone piaccia così tanto, anche se non è la mia cosa, lo riesco a comprendere. E ora abbiamo la nostra top 3, che erano in top 3 anche a Sanremo, ovvero Salda Vinci, Safe e Dito nella piaga. E partiamo con Salda Vinci. Cominciato tutto quanto daremo io e te, per sempre legati per la vita che... Allora raga, che vedevo di Salda Vinci? Ma sì, ma dai, vabbè, non volevo che vincesse, ovvio che non volevo, perché per me la vincitrice era solo una quest'anno, l'unica adatta all'Eurovision, che avrebbe portato cassa, soldi, eccetera. Poi ognuno veda la cosa in altre dinamiche. Però funziona, non è una cosa che mi dispiace, va bene così, dai, cioè nel senso... It's fine. E comunque grande dimostrazione di nuovo di Napoli che televoto spaventoso, cioè i campani veramente complimenti, chapeau a tutti quanti. Se c'è qualcuno qui da Napoli o dintorni, complimenti raga, complimenti veramente, non so cosa dirvi. E avete sicuramente la vostra canzone per i matrimoni da qui a per sempre. Poi abbiamo Safe con Tu mi piaci tanto, io l'ho amato, patatissimo lui. E la canzone è una hit, raga. Un po' Galli mood, devo essere onesto. Figlio di un muratore, tu mi piaci tanto.
Tutta colpa di Lollo, se sto al balletto. Va bene, andiamo all'ultima perché non ne posso più di parlare di sto Sanremo. Che fastidio di Dito nella piaga. Period. La Vinci fucking trice per me di Sanremo 2026. Io non so più cos'è normale. Che fastidio, se ti ripeto che fastidio. L'amico dell'amico senza debito. Che fai il frigo, che fai il rito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che fai tutti i lavori, faccio capito. Se sono mancati. Perché non c'è l'urlo qui? Ah, che fastidio. Vai, Super Brat. La Charlie italiana, l'hanno detto tutti anche sta cosa. Questa cosa, più che una Charlie, mi è piaciuto questo richiamo enorme a Lady Gaga, soprattutto con la serata cover dove hanno rifatto delle Lisa Tramp, che è stata già negli anni rifatta, e ce lo ricordiamo in tantissimi, da Tony Bennett, tra l'altro che ridere, Tony Pitoni, Tony Bennett, e Lady Gaga. E io ce l'ho visto il richiamo alla Gaga più che all'originale di The Lisa Tramp, perché la parrucca, il mood, e comunque a me piace tantissimo Dito nella piaga quando fa la diva, un po' di altri tempi. Mi piace questa cosa su di lei ed non è molto Charlie XCX, è più una Dito nella piaga, appunto. È il suo genere, è il suo stile. E tra l'altro io ho amato i vestiti, raga. Tanti ne hanno parlato di merda. Io l'ho amata, un po' di colore, un po' di brio, un po' di qualcosa. Amata, adorata, tutto. Che fastidio, hit assoluta di questo Sanremo. E basta, raga, ho finito. Non ho più voglia e lascio a voi la parola. Quindi ora scrivetemi qui sotto nei commenti momenti, canzoni preferite, cose che avete odiato, che vi sono piaciute o quant'altro, e poi possiamo allungare il brodo, continuare a parlare di questo Sanremo finché ne avrete voglia. Io sono già stanco onestamente e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video.